bentornati nella mia cucina. Allora, oggi come ricetta ho pensato di fare una cosa molto cioccolatosa. È una specie di mattonella tutta di cioccolato che si taglia a quadrottini e si mangia spesso in Inghilterra. Infatti ci sta mia cognata che quando torna in Inghilterra porta sempre a Giulio questi dolcettini qui, che sono tutti quanti a quadratino, sono bagnati nel cioccolato e sono spettacolari, molto porcellosi diciamo. Per prima cosa iniziamo dalle uova e sono 3 uova, 2 tuorli. Lo zucchero, allora la mia ricetta prevede 2 tipi di zucchero, quello bianco normale e quello di canna, e metà sono 110 g di zucchero di canna e 110 g di zucchero bianco. Ovviamente se non avete quello di canna potete utilizzare tranquillamente tutto bianco. Quello di canna serve ad aromatizzarlo un po', a renderlo a un odore di caramello, diciamo, lo rende un po' particolare come gusto. E io sto usando lo zucchero di canna zefiro, che è quello già tritato sottilmente, altrimenti voi con un mixer lo tritate di più, altrimenti quello in commercio normalmente è troppo grossolano e non va bene per la ricetta. Passiamo alla farina: 125 g di farina 00 bianca normalissima, 100 g di nocciole tritate, burro. Dato che è una ricetta molto leggera, come dicevo precedentemente, ci vanno ben 240 g di burro. Prendetene uno buono perché, essendo un ingrediente principale, è meglio acquistare uno di buona qualità perché ha un sapore sicuramente migliore. Non utilizzate la margarina. Cacao amaro 40 g, 100 g di cioccolato fondente. Per guarnire il nostro dolce, giusto una manciata di nocciole pelate e tostate da spargere sul dolce, un pizzico di sale, mezzo cucchiaino di lievito per dolci. Allora, come prima operazione dobbiamo sciogliere o nel microonde o sul fornello il burro con il cioccolato fondente. Dobbiamo fonderli e unirli insieme fino a ottenere un composto omogeneo. Una volta che abbiamo sciolto il burro con il cioccolato, otterremo un composto così bello fluido e omogeneo. Io l'ho trasferito subito in una terrina di vetro, così si raffredda un po' prima, anche perché prima di poter aggiungere le uova il liquido non deve essere caldo, altrimenti facciamo una frittata. Finché è ancora tiepido possiamo mettere lo zucchero, così si scioglie ancora meglio nel nostro composto, e con l'aiuto di una frusta a mano mescoliamo. E una volta che il composto abbia raggiunto una temperatura tiepida, possiamo cominciare ad aggiungere le uova e i nostri tuorli, e con l'aiuto di una frusta o elettrica o una frusta a mano mescoliamo il tutto pian pianino. Una volta inglobate le uova otterrete un composto così, bello fluido, un colore bello nero lucido. Quindi possiamo mettere la farina 00 e il cacao amaro. Una volta inglobata tutta la farina otterremo questo composto qui. Vedete com'è bello? Una bella crema e ha un profumo di cioccolato incredibile. Adesso è arrivato il momento di mettere la nostra farina di nocciole, anche se proprio farina non è, diciamo che le nostre nocciole tritate. Non vi ho detto prima che quando tritate le nocciole dovete fare un po' per volta, cioè pian piano con il mixer, perché se lo fate fare per troppo tempo otterrete la pasta di nocciole, che diciamo è olioso perché tira fuori l'olio la nocciola. È buonissimo per aromatizzare i dolci, le creme, però ovviamente poi non sarà più nocciola tritata. Ok, versiamo tutto all'interno. Profumino delizioso, questo è un dolce buonissimo e golosissimo. Una volta inglobate le nocciole tritate aggiungiamo il nostro mezzo cucchiaino di lievito per dolci. Ecco qua. Prima di infornare aggiungiamo un pizzico di sale per esaltare il sapore. Adesso prendete una teglia rettangolare più o meno 30-35 cm il lato più lungo e la foderiamo con la carta forno. Ecco qui la mia carta forno, è un po' pallottolata e bagnata. Questo perché per farla aderire meglio ai bordi io l'ho bagnata, l'ho strizzata e adesso la metto all'interno della teglia, così sarà molto più aderente. Ecco qui, una volta foderato il nostro stampo possiamo versare all'interno il composto. Lo strato non deve essere molto alto, calcolate un paio di centimetri più o meno. Una volta versato il nostro impasto lo facciamo, diciamo, scendere ben bene ai lati per farlo venire omogeneo come altezza, altrimenti si deposita un po' più al centro o un po' meno verso i lati. Sbattetelo un pochettino sul tavolo per renderlo più omogeneo. Come ultimo tocco prendiamo le nostre nocciole e le mettiamo all'interno dell'impasto schiacciando un pochettino. Ecco qui il nostro brownies alle nocciole è pronto. Adesso lo inforniamo, forno statico 150 gradi per circa 25 minuti. Ecco qui il nostro dolce cotto e sfornato. Non deve essere completamente asciutto perché il brownies all'interno deve rimanere molto umido, quindi non fate come le torte normali che aspettate che sia completamente asciutto. Anche se sopra lo vedete ancora leggermente umido va bene lo stesso perché deve mantenersi morbidissimo, vedete? Allora il brownies va tagliato a quadratini. Poi se volete fare una cosa più carina, volendo potete fondere del cioccolato o fondente o al latte e ogni quadratino lo intingete nel cioccolato e lo fate asciugare sulla carta forno, e quelli poi sono veramente spettacolari. Adesso lo taglio. Mamma, hai fatto i miei dolci preferiti? I brownie! Quelli che mi porta sempre zia! Sì! Dai, vediamo se ti piacciono anche questi. Proviamo? Sì. Anche mamma prova? Aspetta, mangiamo insieme. Uno. Vogliamo mangiarlo subito? 1, 2, 3. Ah,
morso e dopo diciamo cosa devono fare. Sì. Allora, se vi è piaciuto questo video, Lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale e mi raccomando, non dimenticatevi